Inda che sa terra sta montagna, inda che sa terra sta montagna, si m'è cresciuto sotto una stemma, e a volte solamente passa fame, pregando andare giorno davanti a me, eppure chi come non sa pure, da senza lampa non esiste odore, ma loro c'è con bene che sa guerra, a noi tutta miseria con la terra. Schiavono, carbono, Vabbè, ma è chiuso, non è? Sono tutti morti. Prima e dopo, cioè cosa è migliorato e cosa è peggiorato, secondo lei, nel tempo? È migliorato tutto. Tutto? Tutto. Che prima queste strade non erano asfaltate, noi andavamo a piedi al paese, che poi erano la domenica per andare a messa, eccetera, per incontrarci. Oggi, diciamo, è cambiato tutto. Tutto questo che vediamo è paesaggio, tutto questo che vediamo comporrà paesaggio. Ponte Vecchio a Firenze, il manifesto dell'abusivismo edilizio. Certo. È un ponte che è stato viralizzato, vandalizzato dalla foga dei commercianti che avevano la necessità di avere un posto in quel luogo. Insomma, non abbiamo più la capacità di tradurre la tradizione, di farla diventare viva nella vita del concetto che esprime. Noi invece vogliamo solo raccontare quel concetto, non ne vogliamo più fruire. Abbiamo un patrimonio edilizio nuovo, potremmo dire. È bruttissimo, dico io, aggiungo io. Come morirebbe a Cattone oggi, nel 1985? Come morirebbe? Sì. Basta guardare qui. Quello che Pasolini chiamava il genocidio. Ma è anche una morte non disonorevole, no? Diciamo, ecco, si è passati da una realtà, diciamo, campagnola agli agglomerati. Ma nel bene o nel male, la società arcaico-millenaria contadina era solidale. Quando si decideva di vendemmiare, tu sentivi prima gli altri e poco, ma come era stato per millenni. Tingiuri c'erano delle finestre con triplo vetro, meno la casa andando nel corci, e la solitudine è moderna. È di una società che non c'è più. Le prime televisioni stavano giù e noi andavamo lì il sabato a vedere le cose. C'erano musichiere, andavamo a vedere, poi basta. Poi successivamente è incominciato a comparire nelle varie case, nelle varie famiglie, a comprare l'apparecchio televisivo. Ma prima... E quello ha colonizzato le culture. Qua fanno la pubblicità col caffè, non c'è il caffè dentro. Ottimo sto caffè, non ci sta caffè nella tazza, controllo tu le pubblicità che fanno del caffè. Allora perché mi devi prendere in giro a me che sto dall'altra parte? E io alla faccia allora mi faccio un altro caffè adesso. Il bello, la cosa è bella, che con tutto il cibo spazzatura che abbiamo... Allora cosa c'è di buono oggi? Simmental. Sì, simmentalmente buona. Carne ricca, carne Simmental, talmente buona. I contadini una volta, ma i contadini degli anni 50 buttavano schifezze finché non morivano le rane nei campi, cioè... Io mi riferisco al fatto che oggi l'agricoltura e chi fa agricoltura in realtà della terra, del mondo della terra, degli ecosistemi non sa nulla. Lei faceva il vino prima? Diciamo il mio padre. E che legni usava? Il legno locale, più che altro butti fatte dagli artigiani della zona. Sì, sì. Ma non stanno più molto. Non c'è più niente in questo paese, non è rimasto niente. Questo non c'è più niente, io lo so, te lo giocherai tante volte. Ma io dicevo il vecchio del paese, non ci sono più i vecchi di paese che stanno lì a bere il Laglianico sfuso. Ma non ci sono mai stati. Ah, non ci sono mai stati? Vivevano a casa, non davanti al Poccioto. Questo è un retaggio culturale. Quindi io cercavo questa cosa che non esiste in realtà.
Non è vero, dai, che al bar, no. Forse al bar bevevano qualche bottiglia, ma forse nei lontani anni 50. Non c'erano riscaldamenti, quindi bagnati, stavi fino all'1, alle 2. Chi lo fa fare? Queste erano le realtà. Quindi si stava peggio quando si stava peggio, sostanzialmente. Io dico sempre, questa è la brutta copia della periferia di Detroit, Esatto. tecnicamente. Sì, è il prodotto della pigrizia. Io cito sempre questa frase. Dove c'è assenza di pensiero, dove c'è pigrizia. Che secondo me non è una questione economica. Io sempre Assolutamente no. Perché La una roba volta costa. prima erano più poveri e facevano cose più che avevano un senso E infatti estetico. le abitazioni migliori che troviamo in queste cortine sciatte e diciamo omologate, insomma, allo sciattume di altre periferie, è solamente la presenza di una mano contadina, di una mano povera che ha messo in piedi una pietra sull'altra e ha costruito una casa. Stiamo impoverendo, perché prima ad esempio uno con un allevatore che 5-6 mucche riusciva a far mandare avanti una famiglia. Conviene chiudere anziché fare progresso per aumentare. Questo è vero, perché il prezzo del latte è proprio irrisorio. Stanno illudendo i giovani al ritorno, ma è tutta un'illusione. Perché quando tu illudi un ragazzo è una cosa che distrugge poi nell'anima. Se negli anni 50 il 70% degli italiani erano dediti all'agricoltura e oggi è il 7%, come ci può credere? Dice, sono aumentati i giovani in agricoltura. E tu ti giri attorno e dici, ma dove cazzo stanno questi giovani? Dice, ma non ci stanno. Poi casomai esce la graduatoria degli ultimi PSR in regione e vedi tutte queste aziende che prendono il primo insediamento, ma sul territorio non rimane niente. È solo una questione cartacea e di intercettare i fondi europei che vanno a chi si insedia in agricoltura, ti danno tot di soldi per cominciare a fare il tuo percorso agricolo. Oggi la terza generazione si vende e fa pure i debiti per 70 metri quadrati di casa, laureate per 500 euro al mese, quindi c'è solo miseria. Ma loro vogliono che succeda questo. Ma se io devo lavorare a Roma o a Milano devo spendere 400.000 euro per un appartamento, ma non sto bene. In quel punto, in quel momento, o vai in un bar e dici mi dai una busta di ghiaccio, o vai in farmacia e prendi quelle bustine già preparate, no? Per fermare il cervello, perché c'è un momento di calore al cervello. Tu questa qua la devi tenere in mano, in macchina, la batti per bene e dici me la metti in destra, raffreddo tutto il calore, tutti i pensieri di evoluzione. Tornando al vino, fino al 1980, mio nonno è morto nell'82, le nostre uve venivano vinificate e vendute in vino. Dall'80 in poi è finita proprio quella cultura, il vino a tappo non esisteva più, è arrivata la Coca-Cola, è arrivata l'aranciato, lo caffè. Se si entrava in una casa contadina prima dell'80 si offriva un bicchiere di vino, dopo l'80 tazze di caffè. Si offriva il bicchiere di vino a chi veniva come ospite, ecco, non più come un caffè come oggi. Ti faccio un caffè? Ti faccio un bel Questo è il caffè tradizionale. è caffè con un po' tu te lo termino come non l'hai mai assaggiato. No. Tu un cappuccio così non l'hai mai bevuto. Prendo un bicchiere più grande. Volete solo il latte appena munto? The coffee. Tutti questi lieviti selezionati, questi lieviti spontanei. Spontanee. È tutto spontaneo. Si è perso l'aspetto emotivo, l'aspetto inclusivo della famiglia e della società. Va bene, l'aspetto della famiglia possiamo dire che forse è peggiorato un poco, ma nell'aspetto diciamo sociale, del modo di vivere è cambiato tutto. Che bel terremoto, lei l'ha visto? Sì, è stato forte, è stato terribile. Quella notte abbiamo dormito tutti fuori. Qualcuno era comunista perché si sentiva solo. Questa era la vigna della famiglia. Abbiamo bloccato una...